Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo un gradito ritorno, un gradito ritorno complesso perché Maria Jenček è una persona come me complessa, no? Nel senso che non riusciamo a fare le cose facilmente, microfoni contro microfoni, eccetera. Quindi, però, questa cosa è sistemica alla nostra complessità, quindi è ben accolta. Maria è un personaggio molto affascinante, insomma, no? In quello che ci porta, eccetera. La magia negli ultimi, diciamo, negli ultimi secoli è venuta molto a mancare e quindi secondo me un viaggio di crescita interiore deve essere anche un viaggio verso la magia. Eh, Quando mi trovo di fronte a Maria ho un po' di difficoltà perché sia nel leggere totalmente il cognome, anche se lei dice che è semplice il suo, però ormai nella conoscenza non temo più di dire certe cose a Maria, insomma, quindi ma in generale comunque le cose che porta sono per me nuove, mi affascinano, ma comunque anche complesse nel comprenderle, eccetera. Però lei ci aiuterà poi a elaborare questa complessità e quindi passo la parola a lei che ci racconterà insomma questi memorie e cosa insomma a cosa conducono, in che percorso poi interiore e esteriore porta. Per chi non mi conoscesse e non avessi visto la scorsa puntata, guai a voi se non la guardate dopo, perché si parla di argomenti che poi vengono collegati una parte all'altra. Io sono ufficialmente, come si può spiegare velocemente, un coach olistico. Il mio nome è Maria Jenček e Satyabhama Devidasi è un mio nome spirituale. Man mano chi mi dovesse seguire pian piano poi spiegherò diverse altre cose che poi possono farvi capire meglio il perché un nome spirituale, eccetera, eccetera. Non me lo sono dato da sola, ho un maestro spirituale che a suo tempo, adesso non c'è più, seguivo, è una persona veramente speciale e lui dà il nome ai suoi discepoli, ok? Quindi sono un'Hare Krishna detta adesso, però oggi parliamo di paganesimo, urca! Ok, adesso io vi presento quelli che sono i grimori. Come sapete io, chi mi ha già seguito, chi ha seguito tutto l'impegno che Giuseppe ci mette a fare questi video che sono veramente belli alla fine, ve lo consiglio, seguiteli, 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 seguite anche me che ho un canale YouTube in cui spiego diverse cose. Entriamo nell'argomento di questa puntata qui, i grimori. Allora, io ho scritto diversi libri, i grimori fanno parte di una serie di libri che è sotto la collana su Amazon o anche sul mio sito, se volete curiosare, su una collana del magico sentiero, non perché magico sentiero e non sentiero magico, perché nella comprensione il sentiero magico significa che tu segui un sentiero che è già magico, mentre il magico sentiero è praticamente qualcosa che ti affascina e tu vuoi seguire. Questo è quello che si percepisce. Quindi io vi faccio percepire che se tu vuoi, puoi seguire un sentiero che diventa magico per te, che man mano fai delle scoperte. Oggi parliamo dei grimori. Io ne ho scritto più di uno con la copertina verde, che si chiama Grimorio Verde Smeraldo. Grimorio, il mio quaderno di rituali magici verde smeraldo. Buongiorno, buon tutto a tutti voi, Maria Jenček, Satyabhama Devidasi. Guardiamo un attimo le pagine interne. Grimorio di numero dal al e puoi mettere anche il nome, ovvero benvenuto nel tuo grimorio. Come vedi puoi personalizzarlo col tuo nome mettendo sia la data che il numero del libro per poterlo distinguere dagli altri e dare una continuità al tuo lavoro e soprattutto puoi dare un nome ad ogni grimorio così da dargli un'identità magica. Anche sulla copertina puoi segnare alcuni dati per riconoscerlo, così sul dorso della copertina quando lo riponi tra gli altri libri puoi riconoscere facilmente e che la magia ti accompagni. Maria Jenček, Satyabhama Devidasi.
Quelle che stiamo vedendo sono le pagine interne per darti un attimino un'idea come è organizzato e come è decorato. Come vedi puoi mettere il nome del tuo rituale e eventualmente la data se questo per te è importante. Hai sia un fronte che un retro per ogni pagina, eventualmente il tuo rituale richiedesse più pagine, calcola che ci sono 100 pagine all'interno per cui hai spazio abbondante per poter scrivere. Il formato di questi grimori è un formato A4, comodo appunto per scrivere qualsiasi cosa tu desideri. Salve, mi presento, da più di 20 anni studio, insegno e mi occupo del settore olistico. Sono Master Reiki e tanti altri master. Costruisco Genesa Crystal, Pentasfera, Giaia Organica, spirali Feng Shui, sale ritualizzate e tanto altro ancora nel settore energetico per elevare il livello di frequenza e di coscienza. Propongo anche tutta una serie di attivazioni e potenziamenti energetici che sono molto utili per stabilirsi una frequenza superiore e scoprire un nuovo modo di percepire e comprendere la propria esistenza. Questi sono i saluti e gli auguri finali e come potete trovare anche la mia presentazione e tutti quanti i miei riferimenti, quindi il mio sito, email, WhatsApp. Questo è per potermi trovare anche su Amazon, seguirmi, clicca seguimi e per ogni libro che pubblico sarà informato. Ecco il formato A4, come dicevo prima, comodo per scrivere e eventualmente disegnare. La copertina posteriore, uno con la copertina blu notte, che è appunto copertina blu notte. Questi due sono quasi uguali e praticamente servono per scriverci quelli che sono dei tuoi rituali, delle tue abitudini, delle cose che vuoi ricordare, quindi non avere punti a destra e a sinistra. Tu prendi il tuo grimorio, che sia verde smeraldo o che sia blu notte di copertina, internamente c'è qualche piccola differenza, quindi uno dice ma la compro uguale, posso comprarlo anche uguale così, ne compro due in uno? No, perché leggermente qualche differenza internamente di grafica, di contorno c'è, ok? Quindi ho fatto un lavoro finetto, ragazzi. Grimorio, il mio quaderno dei rituali magici blu notte. Buongiorno, buon tutto a tutti voi, Maria Iance, che siete mamma di Vidasi. Vediamo insieme l'interno. Grimorio di numero, data, dal, al, nome del grimorio. È un modo per personalizzare il proprio grimorio, essendo un libro, come sapete, molto particolare. Benvenuto nel tuo grimorio, come vedi, puoi personalizzarlo con il tuo nome mettendo sia la data che il numero del libro per poterlo distinguere dagli altri e dare una continuità al tuo lavoro e, soprattutto, puoi dare un nome ad ogni grimorio così da dargli una sua identità magica. Anche sulla copertina puoi segnare alcuni dati per riconoscerlo, così come sul dorso della copertina quando lo riponi tra gli altri libri lo puoi riconoscere facilmente e che la magia ti accompagni. Maria Ience, Seti Mamma di Vidasi. Come stai vedendo, queste pagine interne sono concepite con un frontespizio in cui metti il nome del rituale, la data, se magari ha una creazione vuoi mantenerla, e anche lo spazio retrostante. In caso necessitassi di più pagine, sappi che il libro consta di 100 pagine e quindi hai molto spazio per scrivere i tuoi rituali. Come vedi abbiamo fatto anche due copertine, se controlli, copertina blu notte e copertina color smeraldo, così puoi scegliere quale utilizzare e anche se ne hai più di uno puoi distinguerli in qualche modo. Gli interni sono comunque differenti fra di loro. Salve, mi presento, Maria Iance Satebama di Vidasi, da più di 20 anni studio, insegno e mi occupo nel settore olistico. Sono Master Reiki e altri master, costruisco Genesa Crystal, Pentasfera, Giaia Organica, spirali Feng Shui, sale ritualizzate e molto altro ancora nel settore energetico, per elevare il livello di frequenza e di conoscenza. Propongo anche tutta una serie di attivazioni e potenziamenti energetici che sono molto utili per stabilirsi una frequenza superiore e scoprire un nuovo modo di percepire e comprendere la propria esistenza. Auguri di ogni bene e benedizioni per la vostra vita piena di magia. Qui al finale potete trovare delle informazioni varie, compresi i miei recapiti, il mio sito, le pagine di Facebook, il gruppo di Facebook e il canale YouTube. Questo è come potete trovarmi anche su Amazon come autore, quindi potete seguirmi. Il formato è comodo per scrivere perché è un formato A4. Quindi questo è importante. E poi
C'era un altro delle pozioni, che ha appunto il suo pentolone in copertina, che quello è diverso perché come un libro di ricette con lo spazio per mettere, diciamo, le dosi, le quantità, le chicche particolari, poi annoti la tua ricetta, un po' come un ricettario delle ricette normali, ok? Però è un ricettario un po' particolare perché permette alla persona di appuntarsi proprio ciò che desidera ricordare. Quindi quando serve apre, dice ma io non sono una strega, non mi interessa. No, perché se te sei per esempio una che le piacciono delle pozioni, magari delle tisane particolari per quello e per quell'altro, o hai trovato tu un infuso particolare, puoi usarlo anche tu. Non occorre essere una strega dal pentolone col cappellaccio, il brufolo sul naso e cose del genere, che poi le streghe sono anche belle, cioè, per questo. Grimorio, il mio quaderno delle pozioni magiche. Buongiorno, buon tutto a tutti voi. Maria Jędrzejczyk, siete mamma dei dati. Vediamo qui le pagine interne, grimorio di numero dal al, nome del grimorio. Benvenuto nel tuo grimorio. Come vedi, puoi personalizzarlo col tuo nome mettendo sia la data che il numero del libro per poterlo distinguere dagli altri e dare continuità al tuo lavoro, e soprattutto puoi dare un nome ad ogni grimorio, così da dargli un'identità magica. Anche sulla copertina puoi segnare alcuni dati per riconoscerlo, così come sul dorso della copertina quando lo diponi tra gli altri libri, e puoi distinguere facilmente e che la magia ti accompagni. Queste che stai vedendo sono una serie di pagine che sono all'interno, come vedi puoi darti un'idea, sono 100 pagine per i tuoi, per le tue pozioni, per le tue ricette, per gli unguenti magici, tutto quello che vorrai segnare qui all'interno. Come vedi puoi dare il nome, quindi un'identità e un modo per riconoscere la tua pozione, unguento, cosa farai, e di conseguenza tutto l'occorrente, quindi la ricetta completa e il modo di eseguirla. Salve, mi presento, da più di 20 anni insegno e mi occupo del settore olistico, sono Master Reiki ed altri Master, costruisco Genesa Crystal, pentasfera georgonica, spirale Feng Shui, sali dualità e molto altro ancora nel settore energetico per elevare il livello di frequenza e di coscienza. Propongo anche tutta una serie di attivazioni e potenziamenti energetici che sono molto utili per stabilirsi ad una frequenza superiore e scoprire un nuovo modo di percepire e comprendere la propria esistenza. Auguri di ogni bene e benedizioni per la tua vita, perché è sempre magica e speciale. Questa è la fine delle ultime pagine del libro, in cui puoi trovare anche la mia presentazione, i miei contatti e anche il modo di potermi trovare anche su Amazon. Quindi qui hai tutte le mie informazioni. Puoi cliccare seguimi così da poter essere informata a ogni libro che pubblicherò. Di conseguenza ogni libro è un formato A4 facile appunto per scrivere. Tutti questi libri li trovi su Amazon e se hai qualche difficoltà sai bene come raggiungerli. Perché usando tante energie varie hanno un tempo di invecchiamento più lungo rispetto a quello che normalmente si può pensare. Perché questo? Io vi faccio osservare una cosa. Voi tutti conoscete i medium, per esempio le medium che seguono le varie apparizioni della Madonna. Sono sempre belle, avete fatto caso? Sono sempre belle perché loro canalizzano delle energie che le rigenerano, quindi è facile che chi canalizza sia apparentemente più bello di una persona della stessa età, senza trucco ovviamente intendo, no? Senza trucco e parrucco. Io non dico che sono bella, non pensate che me lo sto raccontando da sola. Ok Giuseppe? Quindi questa puntata è particolare perché nello spiegarvi il primo grimorio, il secondo grimorio, e l'ho già fatto, quindi quello con la copertina blu e quello con la copertina verde. Quello con il pentolone, invece, serve come ricettario, ok? Sostanzialmente adesso però andiamo a parlare del periodo in cui stiamo adesso vivendo, che siamo nel periodo natalizio, no? Quindi conoscete benissimo che di solito si fa l'albero il giorno dell'Immacolata, poi c'è la tradizione dell'Immacolata, chi magari ha visto qualche volta un video in cui un pompiere volonteroso arriva a Roma con il Papa sotto che dà la ghirlanda, arriva con la scala a metterlo in cima sul braccio della Madonna l'Immacolata, che è su un obelisco molto lungo, una bella statua in
sierottone, credo in rame, non lo so perché è verdina, quindi il tempo cambia il sierottone che è il rame in verde, adesso non me lo ricordo esattamente, quindi questo volenteroso che sale su in alto, ma proprio in alto in cima dove sventola tutto, fa il saluto alla Madonna e poi, Dio ringraziando, scende giù perché effettivamente è molto alto. Questa è la tradizione che c'è a Roma, ma ci sono tantissime tradizioni, il giorno dell'Immacolata, delle, come si chiama, anche delle passerelle nelle città, delle processioni, delle cose, perché è un giorno importante e quello è il giorno in cui si fa l'albero, ok? Dopodiché gli altri giorni sono il calendario dell'avvento per i bambini, no? Che tirano fuori il cioccolatino, la sorpresina, eccetera. Però si dice che quello è pagano. Perché? Perché noi dobbiamo pensare solo alla nascita di Gesù bambino e quindi dobbiamo pensare solo a quello. In realtà non niente di tutto ciò è slegato, perché effettivamente io anticipo una cosa che Giuseppe aggiungerà alla fine, che ho fatto un video che potete andare anche a trovare sul mio canale, ma lui so che lo aggiungerà poi alla fine proprio della nostra chiacchierata, che è le 12 notti di Yule, che praticamente di Rudolf Steiner, che spiega in un altro modo rispetto a questo che inizialmente vi spiegherò io adesso, il modo di vivere queste giornate del calendario dell'Avvento fino alla nascita di, secondo i cristiani, Gesù bambino, ma quello ha un altro nome secondo il calendario originario, quello lunare, che tutte le persone, diciamo, tendevano a seguire nell'antichità, prima che si decidesse il calendario che c'è quello lunare. Sono insieme, quindi sono insieme nel senso che non sono slegati fra di loro, ok? Il calendario lunare e quello solare che noi siamo abituati ad utilizzare sono praticamente collegati insieme da, scusate le mie mani, sono sempre in movimento io, sono collegati insieme perché le tradizioni comunque sono collegate fra di loro, per cui non bisogna pensare che quello è pagano, quello è celtico, quello è cristiano. I giorni sono sempre quelli, le lunazioni e le posizioni del sole, quelle sono. Quindi noi siamo abituati a calcolare delle cose in base ad un calendario che è diventato internazionale, ovviamente quello solare, no? Però di fatto comunque il sole e la luna si muovono in un certo modo. Ok, comunque, ok, chiunque decida di seguire una cosa ad un'altra, il calendario si muove, accidenti, si muove sempre allo stesso modo. Quindi adesso andiamo un attimo a vedere, sono infelice oggi, andiamo un attimo a vedere di che cosa si tratta. E per cui entriamo sì nel periodo di Yule, ma volevo introdurre una cosa che è più, come dire, non importante, che però vi può permettere di comprendere il senso di delle cose. Ok, durante l'anno noi abbiamo diverse feste che i cristiani non festeggiano nello stesso modo, però esistono già nel calendario celtico, nel calendario pagano, eccetera. Cominciamo proprio con il primo dell'anno per arrivare poi al periodo di adesso. La prima festa, diciamo che dal 1-2 febbraio indicativamente, quindi con gli inizi di febbraio, è Imbolc. È un significato, praticamente una festa che si celebra il torno della luce, è la festa di purificazione e di speranza della dea Brigid, segna l'inizio della primavera. Allora, noi invece diciamo che la primavera è il 21 marzo, ma lì è per un solstizio che viene calcolata il 21 marzo, per un 21-22, per un discorso di solstizio, equinozio, eccetera, ci sono delle feste precise con un giorno. Ok? Però il discorso di Imbolc, inteso da un punto di vista celtico, da un punto di vista pagano, chiamiamolo così, è con il ritorno della luce. Perché questo? Tornando al discorso del sole e della luna, che comunque si muovono qualsiasi calendario tu voglia vedere. Perché praticamente sapete benissimo che per i movimenti della distanza dal Sole, dalla Luna, dalla Terra, eccetera, eccetera, abbiamo dei periodi in cui abbiamo un Sole che sorge, dura tantissimo e diventa poi scuro molto tardi secondo il nostro orario, dell'orologio ovviamente, e dei periodi in cui i giorni si accorciano. Quindi Imbolc è praticamente la festa che porta a
far notare in sostanza che le giornate si stanno allungando, quindi è il ritorno della luce, inteso in questo senso, no? Non perché eravamo nel buio nero delle tenebre cattive, no, fisicamente c'è più luce, semplice, ok? Senza andare a creare qualcosa. E poi abbiamo quindi questa festa di purificazione e di speranza, perché dedicata alla dea Brigid. Chi è la dea Brigid? È una dea molto femminile come energie, quindi è molto dedicata alla donna, è molto dedicata a chi si avvicina a questo, tendenzialmente è una dea molto femminile e per le donne, quindi crea nuova luce, nuova speranza, dà nuova forza ed è amica anche di altre dee e altre divinità nel panorama celtico, che sono la dea Morrigan e per esempio sì, la dea Brigid ha anche, io faccio delle attivazioni potenziamenti sulle dee femminili celtiche, ecco perché poi entro in questo argomento, no? Sono delle attivazioni e potenziamenti che ti allineano su una certa frequenza, in questo caso la dea Brigid come la dea Morrigan, oppure c'è un'altra che è la divinità del cuore, la dea, come si chiama? Del cuore della strega, sono tre attivazioni sempre con l'acqua di Brigid che portano più forza alla femminilità, cioè non vista come fragilità ma vista come forza creatrice, intesa questa. Quindi Imbolc è la festa della rinascita della luce, cioè torna adesso a allungarsi le giornate e quindi si arriva poi verso quella che noi siamo abituati al 21 marzo della primavera, che invece quello si chiama, l'equinozio di primavera, si chiama Ostara, che quindi tra il 20 e 23 di marzo, perché ovviamente è il periodo in cui dipende da effettivamente la combinazione degli astri, e l'equinozio di primavera, che è il significato della festa dell'equilibrio tra, sentite qui, tra l'oscurità e la luce, visto quindi noi con Yol, che è l'ultimo, ma il periodo in cui siamo adesso, il periodo natalizio, arriviamo verso un'oscurità che poi ritorna verso la luce con Imbolc, con i primi di febbraio, e Ostara che invece è con marzo, quindi con l'equinozio di primavera, è l'equilibrio tra la luce e l'ostilità, che rappresenta rinascita e fertilità. Fertilità intesa sì femminile, ma intesa della terra, perché ovviamente pian piano il freddo rigido, dovete calcolare anche il mondo celtico, pagano in genere, slavo, eccetera, lì fa freddo davvero, quindi ghiacciano gli strati della terra, mentre invece ritornando alla luce, ovviamente la terra diventa più morbida, più ricca per far nascere i semi e quindi far rinascere anche i germogli sugli alberi, eccetera. Quindi è legato al ritorno della vita e al risveglio della natura, sostanzialmente. Poi andiamo un po' più avanti, che abbiamo Beltane. Ok, questo qui è tra il 30 di aprile e il 1 maggio. Celebra la fertilità, l'amore e l'unione fra il Dio e la Dea. È una festa del fuoco, dei fiori, delle danze intorno al palo di maggio. Ok. Voi nella massa, non so le vostre diciamo abitudini, origini, però sicuramente quello che conoscete è l'albero, diciamo, quello della cuccagna, ok? L'albero della cuccagna è praticamente quell'albero dove se tu dai una botta a, non so, il sacco che si rompe, a volte fanno con i sacchi di carta, dai la botta, e il palo della cuccagna è quello dove ci si arrampica per raggiungere come si chiama, il salame, il prosciutto, la roba che ci mettono su, allora bisogna vedere quelli che si arrampicano su, chi ci arriva, perché comunque un palo dove solitamente mettono del sapone o qualcosa per scivolare. Queste sono delle feste pagane, che però ritrovate in tantissime tradizioni anche italiane, anche quello, che questi pali che uno, detto palo della cuccagna perché vai su. Questo palo di Beltane solitamente è rappresentato con dei fiocchi e quindi le persone intorno prendono il fiocco e girano intorno, cantano e cose di questo tipo. Solitamente il palo di Beltane è raffigurato in questo modo, ma è anche il palo della cuccagna dove ci si arrampica per prendere il regalo, ma c'è anche il gioco dove o un palo o uno che tiene, oppure mettono una corda con appeso, il più semplice sono un sacchetto di carta con delle caramelle dentro che uno con gli occhi bendati batte, ma in questa tradizione solitamente è un coccio,
di coccio, praticamente un vaso che è appeso ad una corda con dentro un sacco di cosine buone. Chi riesce ad occhi chiusi a colpirlo, lo rompe e prende tutto quello che c'è dentro. Quindi questa festa di Beltane è una festa dove queste celebrazioni si usano farle in questo modo, e quindi la festa del fuoco, dei fiori, delle danze intorno al palo di maggio, quello del quale vi ho appena parlato, palo con i fiocchi, tutte queste cose sono calcolate insomma nella festa di Beltane, una festa di gioia, di rinascita, di festeggiamento diciamo, dell'arrivo della primavera, intesa come rinascita del terreno, cioè le gemme sono già cominciate, però adesso, essendo in maggio, sapete il mese, poi in maggio per esempio noi come tradizione cristiana abbiamo il mese della Madonna, dove si va ai crocicchi delle strade, dove c'è lo chiamano il votivo, praticamente la casina, l'iconografia, la statuetta, la foto, eccetera, della Madonna. I tende a volte ci sono proprio fatto a casina, con le tendine, i fiorellini, eccetera. Lì praticamente è il punto votivo dove spesso ci si va a raccogliere per cantare il rosario. Quindi il rosario che cos'è? Sono delle preghiere, sì, c'è l'Ave Maria, ma sono tutte delle glorificazioni alla Madonna. Ecco perché quando si ripetono delle cose, ok, bisogna sapere cosa si ripete, perché ci sono alcune ripetizioni che sono tendenzialmente ipnotiche e quindi portano via l'energia da te verso qualcun altro che le riceve. Certe altre invece sono di glorificazione, come questo del rosario della Madonna, che quindi glorifica la Madonna, e quindi è un ringraziamento, no? La thank you therapy, ma ne parleremo poi. Ok, e quindi questa è un'altra cosa. Quindi questo è Beltane, quindi come vedete è collegato quella che è la tradizione celtica, quella che è la tradizione pagana, che riprende poi altre tradizioni, che poi ci sono quelle slave che sono un po' diverse da quelle celtiche, ma più o meno ci prendiamo tutti, e poi andiamo verso l'estate, che abbiamo l'Ita. È scritto l'ITHA, l'ITHA, se fosse in inglese, che è il solstizio d'estate, che va tra il 20 di giugno al 23 di giugno. Anche qui varia secondo gli astri, le varie cose, ok? Quindi è la celebrazione del giorno più lungo dell'anno, perché il solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno, del massimo potere del sole, ed è una festa di abbondanza e luce. Che cos'è il solstizio? Dal latino sole stazio, cioè il sole staziona in alto tanto quanto in basso. Ecco, qui introduciamo un'altra simbologia: tanto in alto, tanto in basso, l'energia si muove nella materia. È un simbolo molto particolare ed è sempre riportato anche al mondo celtico, ma al mondo anche del Reiki. Chi è Master Reiki o chi traffica con i vari simboli Reiki può essersi imbattuto anche in questo simbolo qua. Praticamente il sole stazio, ok, quindi il sole rimane in alto, più fermo, fisso, per tanto tempo quanto poi è la notte. Quindi un giorno che ha tante ore di luce e tante ore di buio, ok? Quindi è un giorno in cui si glorifica appunto questa grande luce che praticamente ha sconfitto, tra virgolette, l'oscurità, e quindi è un giorno di abbondanza. Come vedete, il calendario che stiamo leggendo adesso, quindi quel pagano, tra virgolette, celtico, come lo vogliamo, non ha mai delle cose di punizione, ma è di glorificazione, perché tutto quello che tu glorifichi, che porti in gioia, porta energia positiva, che ne porta dell'altra famosa legge dell'abbondanza, giusto? No, mi è venuta in mente una domanda, spero che mi sappia, insomma, tu sappia rispondere a questa domanda. Il passaggio dal calendario giuliano al calendario gregoriano, insomma, no? Cosa ha voluto significare in tutti questi movimenti? Perché sotto certi livelli tu dici, vabbè, cambia il calendario, cambia poco, perché comunque i punti di riferimento sono questi. Secondo te perché è stato fatto poi, se insomma la logica è quella che utilizzavi prima tu? Bella domanda. Cosa c'è nel calendario che utilizziamo oggi? Quello che utilizzano, diciamo, per logica
tutti, e neanche ci si domanda per te. Cosa c'è che nell'altro calendario manca? I santi. Quindi è il calendario della Chiesa. Molto semplice. Quindi il calendario della Chiesa, come le tradizioni della Chiesa, sono quelle ufficiali perché il mondo è tutto cristiano, secondo la visione. Ok? Quindi il nostro calendario è un calendario cristiano perché ci sono i santi cristiani. Ok? Per cui, perché usare quello pagano? Lì i santi non ci sono tutti i demoni. Non è vero. Invece il calendario pagano, quello diciamo celtico, del quale stiamo parlando, che è anche quello slavo, eccetera, va a collegarsi con le energie della natura. Quindi la natura, rendetevi conto, ma avete mai riflettuto? Quanti di voi hanno un giardino e dicono oh l'erba cresce troppo, mi tocca rasare il giardino ogni mese perché sennò mi cresce le erbacce tutto. Vi rendete conto? Ma chi dà da mangiare a queste erbe? Vanno al supermercato? Gli dai tu qualche cosa? Queste erbacce che crescono, ma lo sai che nelle erbacce ci sono fiori e piante che servono ad altri animali? L'erba del giardino che ti cresce è vita. Cioè io anni fa abitavo vicino a uno che una volta al mese doveva far tagliare il prato, perché lui l'erba più di qualche centimetro non ci doveva essere, ma l'erba continua a crescere, ok? Perché ti continua a crescere? Perché l'erba è vita, segue i cicli del sole e della luna, dell'acqua che gli arriva, ok? Quindi la sua abbondanza, la sua ricchezza va oltre quello che vuoi tu, ok? Persona, cristiano, persona, capisci? Questo è quello che voglio dire. Il calendario detto pagano, ovviamente, che non è pagano perché è brutto e cattivo, ma pagano perché non è cristiano. Quindi lì non ci sono i santi che intendi tu giorno per giorno, capito? Lì ci sono delle divinità. Avete fatto caso, e poi ne parleremo maggiormente con il discorso di Ione, che nelle tradizioni c'è sempre o un fuoco o una candela da accendere. Quando non puoi fare il fuoco, il falò, nel Beltane, per esempio, in queste grosse feste, si fanno dei grossi falò, ok? Io anni fa facevo fiere e manifestazioni e quando sono stata a Chioduno, che c'è una manifestazione che festeggiava tutte le tradizioni di tribù, ok? Di popoli di altre parti della terra, loro accendevano un fuoco con dei cepponi grossi che rimaneva acceso di giorno e di notte durante tutto il festival, che era di 15 giorni. Ok? Mio marito, che è scultore, ha scolpito insieme ai Maori come si chiama? La divinità del dio di come si chiama? Dell'isola di Pasqua. Ve l'avete presente quel grande testone col corpo affusolato, ecco, e conoscete? Ecco, lì ne hanno fatto uno. C'erano i Maori, mio marito che è scultore li ha aiutato a scolpire questo grossissimo monolite che poi adesso chi lo va a vedere a Chioduno, dove appunto c'era il festival, c'è questo monolite e c'è che ha questa storia qui. E il fuoco come segno di vita e di proseguimento, ma perché il fuoco vitale, no? Ma anche di purificazione. Allora, voi avete fatto caso che in chiesa cosa ci sono? Le candele. Durante la cerimonia, tutta la messa, ci sono le candele accese. Ora, purtroppo il discorso delle candele adesso sta cambiando con i lumini che si accendono con la pila. Però la candela di per sé ha la funzione di essere candela luce della vita. Non per nulla nei cimiteri, quando è il periodo del mese dei morti, cosiddetto, le persone comprano il lumino, che è quello di solito nel cappuccetto rosso, che quindi la fiamma rimane accesa tutto il tempo, perché dà luce all'anima, no? La purifica, mantiene viva la persona che si va a ricordare, eccetera, no? Quindi il fuoco ha più funzioni. Uno, di bruciare karma, sporcizie, cose del genere. Adesso vi racconterò un'altra cosa sulla luce, sulla candela, che potete fare anche in queste feste. Uno è il bruciare il karma, ok? L'altro è mantenere vivo, ok? Quindi ha più funzioni, dipende come tu lo vuoi vedere. Quindi il discorso che durante la messa
si bruci una candela, ci siano più di candele, a volte c'erano i candelabri, adesso sono una o due candele appoggiate, adesso sono con lumino magari, però con lumino, quello a pila, però di per sé, perché così la cera non cola e quindi non è difficile, cioè sono tutte sostanzialmente baggianate, nel senso che è vero che la cera può colare sul telo che magari è tutto ricamato e quindi chi deve pulire ci mette di più, ma è anche vero che se tu metti un bel piatto largo prima che coli oltre ce ne vuole. Così anche il discorso che si usava, si tende ad usare il vino rosso per ricordare il sangue di Cristo, però secondo un periodo in cui, sai, io ho fatto scuola di suore per l'asilo, elementari e medie, quindi ho una cultura profonda. Si diceva anche che il vino rosso macchiava e quindi era il caso di toglierlo e usare il vino bianco, oppure non usare per niente il vino, hai capito? Però sono tutti simboli. E questi simboli da dove vengono? Però mi sembra che nella chiesa il candelone grande, insomma quello lì grande, c'è ancora una cerimonia in cui si accende e non ci sono lumicini artificiali, quindi ancora questo l'hanno mantenuto, anche se poi la loro tendenza è più che a dare energia, spesso è a togliere energia, quindi questa è la mia idea. Ti lascio la linea. Eccomi qua, è riacceso il mio microfono. Dunque sì, fortunatamente ancora accendono delle candele, questo è vero, però quel candelone lungo, eccetera, pian piano si mangia, è fatto apposta, pian piano si mangia la cera solo centrale e rimane praticamente, i lati rimangono. Mentre invece, io vi stavo spiegando del fuoco e anche delle candela, e quindi questo io ve lo anticipo perché fa parte del periodo di Yule, ma visto che stiamo parlando di questo lo dico subito. La candela, quindi il fuoco, il guardare la fiamma, cioè dritti nella fiamma, apre un portale. Quindi quando voi guardate la fiamma del fuoco, ma soprattutto quella della candela, perché il fuoco è largo, quindi voi potete guardare la fiamma del fuoco e potrebbe anche venirmi in mente il fuoco inteso come pericolo, no? Qualcosa che è pericoloso, che brucia tutto, che poi allora può creare. La fiamma della candela, invece, come vedete, la fiamma qui, guardate qui, ok? L'occhio guarda la fiamma fisso e può aprire un portale. Che portale apre? Apre un portale in cui voi potete chiedere di comprendere qualcosa, per cui quando accendete le candele, adesso in periodo natalizio che è il periodo delle candele, potete anche fissare, magari siete in una pranzo, una cena in cui avete mangiato e siete belli pieni e gli altri parlano di cose che non vi interessano, potete estraniarvi e guardare la fiamma della candela. Scegliete una candela, scegliete una fiamma e cominciate non fate un affollamento di domande, perché per ricevere delle risposte le domande devono essere semplici, perché molti dicono io vorrei sapere perché lui ha detto, perché lei ha fatto, perché, ma io veramente vorrei, cioè, no, quello è fallimentare, Cosa vuoi sapere? Cosa ti interessa? Questo, ok, questo, quello che ha fatto l'altro che doveva fare, fuori dai pensieri. Vuoi sapere questo? Vuoi comprendere un concetto alla volta? Perché se no anche le risposte che potete ricevere non sono risposte chiare, ok? Voi stessi non riuscite a comprenderle, quindi magari ti trovi con una richiesta o vuoi capire qualcosa di te o vuoi a una domanda. Nel fissare, puoi accenderti la candela ovviamente in qualsiasi momento dell'anno, ma prendiamo l'esempio del Natale, no? Guardi la candela e mentre guardi fisso, ok, nella fiamma della candela, puoi vedere che la candela sfarfalla, puoi vedere che c'è più blu, più giallo, meno giallo, arancione, sbrodola, eccetera. Sono tutti segnali che ti possono rispondere e tu mi dai, oddio, chi me li dice tutti se sono giusti? Ragazzi, un po' di intuizione, usatelo, cioè tirate fuori un po' della vostra magia. Non è che ci deve essere per forza scritto tutto, ok? Perché uno può avere un'interpretazione e l'altro può vivere diversamente. Non dovete portare interpretazione a quello che volete, ok? Perché se volete interpretarlo come vi pare a voi, inutile che cominciate, perché come vi pare a voi lo fate, quindi non occorre consumare tempo e candele. In termini energetici e olistici, come è organizzato casa tua?
Molto semplice, mi piacciono gli addobbi di Natale e finalmente, visto che sono un paio d'anni che abito in questa casa qui, che finalmente ha lo spazio per decorare, io ho decorato, ok? A me piacciono gli addobbi. Io vivo molto il Natale come grande festa, che è poi l'argomento del quale stiamo parlando, come gioia. Il discorso del bambino Gesù, che io adoro i presepi perché mi piacciono, ok? Quindi non mi faccio una cosa, dico no perché quello non è cristiano, perché io non voglio essere cristiana, ma io voglio suonare Krishna, perché non mi faccio nessuna domanda, mi piacciono gli addobbi e ce li metto. E poi il presepe non so dove metterlo, proprio fisicamente, perché ho 3 cani e lì ancora, ma ho 2 gatti, e se mettessi il presepino con 2 gatti, i pupazzini del presepino sarebbero già a terra appena mi giro, quindi no. Oppure se ci mettessi il muschio, quello vero, sono sicura che le zampine gratterebbero tutto e sarebbe una cosa infelice. Quindi non ce l'ho un vero presepe, ho un presepino in terracotta, carino, di quelli, sai, quelle cose già preparate, senza nessun problema di dover allestire niente, lo piazzo lì sulla tavola, è carino, e questi ce l'abbiamo, perché mi piacciono tanto, sono carini, graziosi e mi piacciono. Non ho posto appunto per mettere un presepe da qualche parte, per cui non ce lo metto, ecco. Questo è quanto, e quindi non mi faccio nessun problema, pagano, non pagano, quello, quell'altro, vivo serenamente quello che è, come mi piace. La mia domanda specifica era per esempio su come posizionate i letti, su come posizionate i mobili, no? Perché so che per esempio la posizione dei letti relativamente a come entra la luce in una casa è fondamentale, no? Ci racconti qualcosa di questo? Allora, qui però andiamo fuori dall'argomento, ragazzo, perché qui stiamo parlando ancora, abbiamo un po' di feste dell'anno, diciamo, pagano, che stiamo dicendo. La posizione dei letti è una posizione discordante. Alcuni dicono che si deve dormire a nord, alcuni dicono che si deve dormire a est, come posizione della testa. Diciamo che e così anche la posizione della porta di casa fa la differenza, perché il concetto è questo, per spiegarlo molto molto velocemente. A nord è un punto dove ci si concentra, ok? Quindi non si disperde. L'est è dove sorge il sole, l'ovest è dove cala, il sud è l'opposto del nord. Tecnicamente è così. Dove sorge il sole arrivano le energie, non per nulla il calendario pagano va con il sole che sorge e l'oscurità che arriva in alternanza. Okay? Dove sorge il sole arrivano le energie positive e ci si ricarica. Quindi una porta di casa all'est è una porta di una casa che si arricchisce, che crea, che tutto quello che pensa può riuscire a realizzare, quindi è buono, ok? Il sud, scusate, quelli che sono al sud, che già gli dicono meridionali in senso offensivo, che in realtà non deve essere, perché comunque non è così, per cui chi è al sud solitamente una casa che ha posizionato la porta al sud è una casa dove si litiga, si discute ad alta voce, si sono controversie, scusate, però lo mettono così. E invece una porta di casa all'ovest è una porta di casa che va verso dove chiudono le energie, quindi tutto ciò che fai durante il giorno con la sera, col calare del sole, si disperde, quindi non è consigliata una porta di casa all'ovest, ok? Idem per dormire a ovest, non è consigliato perché porterebbe via le energie della persona, tornando ai letti, ok? Quindi testa solitamente a nord, perché il nord è quello di fissa, non per nulla la stella polare, la calamita che va verso punta, verso il nord, che poi c'è il nord calamita e il nord vero, non so se lo sapete. Chi ha delle applicazioni sul cellulare vedrà che ti chiedono il nord oppure il nord, diciamo, come lo chiamano? No, di calamita, adesso non mi viene il nome, comunque ci sono 2 nord in realtà, ok? Quindi il nord è quello che centra tutto quanto, se hai dei progetti, delle cose, come dire, fa da stoccaggio, ecco,
quello che progetti, quello che pensi, quello che fai non va disperso, mentre invece l'est ti porta nuove energie, quindi chi ama queste cose può mettersi la mattina al sole che sorge a petto nudo, qualcuno secondo alcune culture a petto nudo al sole che sorge per caricarsi le proprie energie, chi ringraziare il sole, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi per dormire a est, ma più consigliato di tutti a nord, la testa. I piedi vanno a posto, ovviamente, se no non si può fare altrimenti. Ok, quindi questo è il discorso. Dopo, la mia casa è curiosa perché la mia casa di adesso ha una porta di casa e un civico, e alla porta invece del negozio, perché io sotto come costruzione ho un negozio che era il forno del paese dei primi del Novecento, quindi io lì ho una numerazione con una porta e ho una numerazione con un'altra porta per quella della casa, ok? Che ha il giardino prima e l'ingresso poi. Per cui io se devo andare a fare un discorso, io ho la porta del negozio che è proprio dove sorge il sole, mentre invece la porta di casa è diretta verso nord. Per cui li capo tutti e due. Siamo rimasti al solstizio d'estate, quindi all'Ita, con TH, adesso andiamo si chiama o Lammas o Laguna Zad, cioè è particolare ed è il 1° di agosto. Questa è una festa grande, grossa, perché è la festa del raccolto, dedicata al dio celtico Lugh, con L-U-G-H, si celebra il raccolto del grano della prima mietitura. Quindi calcolate appunto che il mondo del quale stiamo parlando, quello celtico, quello pagano, è ricco di feste collegate con le attività agricole, con il sole, con la luna, con la natura. Ecco perché, tornando all'argomento delle fate dell'altra volta, eccetera, tutto quello che riguarda questa unione fra la nostra anima, il nostro essere e la natura, intesa nel senso generale della cosa, è molto molto importante, perché fa parte del nostro essere. Del resto, riflettete un attimo, noi veniamo al mondo, in che modo? Come fanno gli altri animali mammiferi, ok? Perché siamo mammiferi. Se fossimo degli ovipari, li faremmo con l'ovetto. Cioè, noi pensiamo di essere diversi, però in realtà tecnicamente tutto funziona uguale, ok? Ogni specie ha il suo, però tutto funziona uguale. Per esempio, l'elefante ha una gestazione di 1 anno, le donne hanno una gestazione di 9 mesi, i topini hanno una gestazione di 1 mese. Capito? Gli ovetti di altre specie hanno un altro tipo di gestazione e produzione in quel caso, no? Quindi è tutto proporzionato alla specie della quale si parla. Per cui se noi ci togliamo completamente da questo legame, e qui ti rispondo al calendario di prima, a buon intenditor poche parole, ecco, se noi ci togliamo da questi legami, noi perdiamo parte della nostra forza, della nostra rigenerazione, di tutte queste cose qui. Ci sono delle linee di pensiero, soprattutto americane, della barefoot, bare a nudo, foot a piedi nudi, quindi c'è una linea tutta olistica di quelli che si sentono più sciamani, eccetera, che ti porta a camminare a piedi scalzi nei luoghi, specie nelle foreste. E qui poi ci collegheremo col dio Veles che ha a che fare con il periodo di Yule, ma cerchiamo di arrivarci. Quindi il barefoot è tutta una cultura per cui si cammina a piedi scalzi. Chi è stato in India ha fatto dei pellegrinaggi, per esempio. Io quando sono stata in India nel 2004, nel settembre 2004, un bel po' di anni fa, 20 anni fa ragazzi, e il pellegrinaggio a Govardhan, che è una collina sacra, il parikram praticamente, più che pellegrinaggio lo parlo di parikram, perché il parikram significa girare intorno ad un luogo sacro. E anche lì ci sono delle storie incredibili che se non finiamo più. Allora, tornando al parikram, e queste cose si fanno a piedi scalzi per rispetto. Poi ti arriva l'indiano con le scarpe che ti passa accanto, ma tu il pensiero non devi fare, che sennò ti inciampi contro l'unica pietra che c'era, perché si collegano certe cose e a te che sei straniero in terra santa ti capita qualcosa. L'indiano che magari fuma
durante il tuo parikram santo che ha le scarpe eccetera, a quello non gli succede niente perché è locale e quindi è già in linea con le energie del posto. Quindi come vedete le energie, parlavamo delle fatine l'altra volta, adesso cerco di introdurre le energie in un modo diverso tramite il calendario, come vedete questo muoversi di energie è ricco di sfaccettature. Quindi tornando alla candela che dicevamo prima, se voi fissate la fiamma della candela come unico obiettivo e perdete i vostri pensieri all'interno, potete trovare delle risposte o vedere visivamente con gli occhi, poi chiaramente sono gli occhi della mente, però gli occhi, una risposta. Questo è una cosa che si può fare tranquillamente se il pranzo di Natale o la cena di Natale è noiosa. Adesso io finisco questo calendario che vi sto spiegando delle varie feste, che abbiamo soltanto un paio di cose, vi spiego a grandi linee il periodo di Yule, dopodiché, perché appunto ho scritto un grimorio di Yule, dopodiché facciamo, se ti va bene Giuseppe, possiamo fare, e ascoltatori ovviamente, possiamo fare uno proprio dedicato a Yule, a breve perché siamo già nel periodo di Yule, che ha sia il discorso delle 12 notti di Yule, di cui ho fatto un video che poi so che Giuseppe includerà nella prossima puntata a questo punto, penso, e sia poi perché ci sono tutte le divinità che hanno a che fare col periodo di Yule, che sono veramente forti, insomma, sono proprio carine. E anche dei dolci ci sono nel periodo di Yule particolari che voi conoscete. Quindi adesso finiamo questo calendario, diciamo, delle festività, spieghiamo queste qui, perché ad ognuno io purtroppo mi fermo, vi racconto qualcosa, ecco, quindi, allora, adesso siamo, ricapitoliamo, abbiamo parlato dell'inizio dell'anno con Imbolc, che è la festa dei primi di febbraio, che si celebra il ritorno della luce, quindi sempre abbondanza, speranza, ed è collegato con la dea Brigit, delle quali poi vi ho spiegato delle altre divinità collegate alla dea che sono amiche fra di loro, la dea guerriera Morrigan, il cuore della strega, che ha a che fare con la dea Brigit, che ha a che fare sia quello e la purificazione dell'acqua, sono delle attivazioni che io faccio. Poi l'equinozio, si va poi all'equinozio di primavera che tra il 20 e il 23 marzo, che varia chiaramente perché è sempre la combinazione, ok? La festa dell'equilibrio tra luce e oscurità, quindi rappresenta la nascita della fertilità, della natura in genere, quindi come risveglio. Beltane, la grossa festa che vi ho spiegato, con anche l'albero della coccagna o la coccia, qualcuno la chiama come coccio, da battere, quindi tutte le caramelle, quindi una grande festa di abbondanza, di prosperità, di gioia, che tra 30 aprile e 1 maggio, poi l'Itha, se in inglese, o l'Aita se in inglese, solstizio d'estate tra il 20 e il 23 giugno, che varia, è la celebrazione del giorno più lungo dell'anno, il massimo potere del sole, ed è la festa di abbondanza e la luce. Poi abbiamo l'Ammas o l'Agunazat, che è al 1 di agosto, la festa del raccolto, della quale abbiamo appena parlato, quindi tutto di abbondanza. Come vedete, questo calendario porta ad arricchire le persone, perché la gioia che noi riusciamo a produrre e la combinazione che l'energia della gioia fa col nostro cuore porta a uscire energie positive ed è di arricchimento, niente pestilenze, niente. Tutto bello, perché la nostra gioia ci arricchisce e va in sintonia con le energie della natura. Poi andiamo adesso che dobbiamo parlare di Mabon, o Mabon come lo vuoi pronunciare, che è l'equinozio di autunno, che tra il 20 e il 23 settembre, varia ovviamente, sempre il solito discorso, è la festa del secondo raccolto legata all'equilibrio tra luce e oscurità, quindi simboleggia la gratitudine dei frutti della terra, quello che ci è raccolto, quindi frutti degli alberi, frutti della terra intesi come grano, riso, orzo, quello che sia, o altre piantagioni, perché sapete che tra la primavera e l'estate tantissime piantagioni, quelle dell'agricoltura, vengono appunto piantate e raccolte. E quindi ci si prepara a quello che praticamente è il riposo della terra, no? Quindi simboleggia la gratitudine per i frutti della terra raccolti e l'inizio della fase calante dell'anno, che è comunque benedetta, cioè non è che l'oscurità viene vista come oddio, l'oscurità, no, fa parte del ciclo dell'anno, perché anche nell'oscurità del sole, cioè della mancanza di sole,
in favore della luce, anche la mancanza di sole porta a riposare la terra, porta a rinascere, quindi il letargo degli animali, noi che ci chiudiamo più in casa, eccetera. Abbiamo Samhain. Samhain è la festa fra il 31 ottobre e il 1 novembre, è considerata una delle feste più importanti del calendario pagano perché segna l'inizio del nuovo anno celtico. Quindi vedete, il discorso celtico non è che dice oddio è buio, brutto brutto, no, si festeggia perché è il capodanno praticamente, si porta al nuovo anno che ha appunto, come dico, le date tra il 31 di ottobre e i primi di novembre. Cosa abbiamo noi? I morti e i santi, 1-2 novembre. Quindi, come vedete, non siamo lontani, non è scelto a caso, quindi anche se è cambiato il calendario, però come vedete ha sempre delle cose di base. Ok, c'è un incontro di amici. Ecco, scusate, qui la festa dei morti è la connessione con il mondo degli spiriti. Ecco, tornando al discorso della candela, del fuoco. Quindi non è una morte, ma è un collegamento fra, ok, due mondi, quello della luce in cui ci si vede tutti e si è tutti vivi, ci si tocca e tangibili, e il mondo dei non più tangibili, ok? Quindi è comunque una festa. E poi si arriva a Yule adesso, che è appunto il solstizio d'inverno, che va tra il 20 e il 23 dicembre. Ok, la celebrazione del giorno più corto dell'anno è la rinascita del sole, quindi si celebra il giorno più corto per la rinascita del sole. Quindi niente brutto, niente cattivo. Iole si associa alla luce, al calore, alla speranza che torna dopo ogni oscurità. Quindi che cos'è il periodo di Iole? Il periodo di Iole comincia con le 12 notti di Iole, che se cortesemente ce le metti nel video che ho fatto, è molto bello. So che Giuseppe è bravissimo a fare queste cose, e lì c'è proprio Rudolf Steiner che elabora un suo percorso di Iole che ha appunto a che fare con il calendario dell'avvento. E quindi non siamo lontani neanche lì. E quindi lì praticamente ci sono tutta una serie di simbologie, di ricette anche. Il tronchetto di cioccolato ha a che fare con il tronco della felicità che si fa, proprio si prepara in questo periodo di Yule. I gnomi che vedete, quelli che vanno di moda da alcuni anni, non sono lontani, prendono dal discorso celtico e slavo come sia, non sono lontani, ha tutto collegato. Grazie Giuseppe per l'opportunità, ti ringrazio, quindi io ti consiglierei di aggiungere il mio video Le 12 notti di Yule, che è concentrato con la spiegazione di Rudolf Steiner, perché così chiunque stia guardando si è incuriosito e dice ma cos'è questo periodo di Yule? Di Mori di Yule, ci sono tutta una serie di simbologie che ha a che fare con le divinità celtiche, pagane, eccetera, che vanno spiegate, perché poi ci sono alcuni simboli che voi magari avete visto e che dite questi cosa c'entrano, poi spiegati vi rendete conto meglio cosa c'entrano. Quindi nella prossima settimana parleremo del Grimorio di Yule, e con l'occasione del Grimorio di Yule parliamo anche di tutta questa simbologia, quindi ecco, a livello tecnico permetto a Giuseppe una cosa un po' più semplice, visto che lui è così bravo a mettere nelle interviste le varie cose. Quindi saluti e baci a tutti, grazie dell'opportunità, ascoltate questo video e condividetelo, iscrivetevi al canale perché ne vale la pena, ok? Baci e abbracci a tutti. Se parliamo di energie, Maria Jenčić è proprio il simbolo delle energie, quindi non è facilissimo insomma starle dietro, però poi quello che ne emerge insomma dalla puntata è tutto sempre molto interessante. Un saluto a tutti, arrivederci. Buongiorno, buon tutto a tutti voi. Maria Jenčić, Satyabhama Devidasi e le 12 notti sante del periodo di Yule, dal 25 dicembre al 6 gennaio.
I cosiddetti 12 giorni o 12 notti costituiscono, come stabilito nel 567 dal Consiglio di Tours, il periodo religioso festivo che intercorre tra il Natale, 25 dicembre, e l'Epifania, 6 gennaio. Solitamente è considerata il 13° giorno, ma dato che il calcolo può differire da paese a paese, talvolta ha anche il 12° se si inizia a contare dal 26 dicembre. Gli studiosi del folklore hanno spesso attribuito ai 12 giorni di Natale l'origine pagana derivata dalla festività germaniche, che pare però si tratti più semplicemente di un tentativo della Chiesa di unire il Natale all'Epifania. Durante queste 12 notti la costante è l'accendere le candele per bruciare ciò che è stato e portare a risvegliare la propria luce interiore. Superstizioni e tradizioni popolari legate al periodo. Al periodo sono legate molte tradizioni e superstizioni popolari. In Germania le 12 notti del periodo vengono chiamate 12 notti fumose, notti caratterizzate dalla comparsa di spiriti maligni dai quali bisognava difendersi con maschere, rumore e appunto accensione di sulfurigi. Sempre in ambito germanico si credeva inoltre che queste notti facesse la sua comparsa la cosiddetta schiera furente guidata dal dio Odino. In Grecia fanno invece la loro comparsa mostri noti come Callicantazaroi. In alcune invece zone dell'Inghilterra si riteneva si trattasse di un periodo infestato da spiriti maligni. Vigeva per questo motivo il divieto di filare. La tradizione di Yule invece è molto festosa e gioiosa. Estremamente importante alla base delle festività di Yule è proprio il ceppo di Yule, ovvero un tronco di betulla o abete che si usa per festeggiare e man mano le sue ceneri vengono usate nei vari rituali gioiosi di Yule e poi conservate tutto l'anno per guarire e come medicinale. Oltre al ceppo di Yule si fanno anche delle bellissime ghirlande con rami di pino e agrifoglio. Questa è la tradizione di base del periodo di Yule. Le 12 notti santi sono simboli per le 12 forze dell'anima che vivono in noi e così questa indicazione è valida per sempre, non solo per le notti sante. Il 1 gennaio a mezzogiorno abbiamo il sole molto vicino alla Terra, il punto più vicino alla Terra, è per questo che ci sono proprio 5 giorni e mezzo prima e 5 giorni e mezzo dopo che è il tempo esatto delle 12 notti sante. In queste serate, le più buie dell'anno, siamo più vicini allo spirito del Sole e questo significa che il Sole spirituale risplende all'interno della Terra, nonché dentro di noi, e rende trasparente e illumina tutto dall'interno, mentre dopo il Sole illuminerà la Terra dall'alto e quindi dall'esterno. Si deve intraprendere queste 12 notti sante perfettamente svegli e ben consapevoli. È importante che la prima sera, il 24, si rimanga svegli fino all'1 o alle 2 del mattino, mentre le altre notti, se possibile, cercare di andare a letto regolarmente. Allo stesso tempo è importantissimo vivere in un ritmo regolare in questo momento. Se questo non è possibile nella vita attiva, si deve cercare di fare così internamente, cioè dentro noi stessi. Coloro che non possono restare in silenzio nella vita esterna dovrebbero cercare costantemente di essere interiormente consapevoli della sacralità del momento. È importante svolgere mansioni che ci portano a mantenere questa consapevolezza e questa sacralità del tempo, almeno dentro di noi, non consentendo a nulla di malsano, a nessuno di sgradevole, minaccioso o qualsiasi cosa preoccupante che entri dentro l'anima, rimanendo sempre vigile e rigoroso con se stessi in tal senso. Durante l'esperienza del Natale, con le 12 notte sante, seminiamo un seme per i prossimi 12 mesi, affinché questo tempo possiamo utilizzarlo per migliorare. Poniamo quindi un mese, giorno per giorno, un seme a mese per mese, rispettivamente nell'anno seguente.
Dobbiamo quindi cercare di passare questi 12 giorni santi correttamente, nel modo migliore, per ciò che noi desideremmo avere, ricevere e fare nell'anno che sta entrando, e quindi per la nostra rinascita e per poter dare a questo anno entrante, mese per mese, un valore maggiore di buon auspicio e fondamentale per la nostra rinascita, per il nostro successo personale, per la nostra vita interiore ed esteriore. Prima notte santa, 24-25 dicembre, Capricorno, gennaio. Questa notte santa è la notte in cui Cristo è nato nell'anima e dell'anima chiede: può la mia anima essere liberata, salvata, redenta con tutte le mie debolezze, i miei difetti e le mie passioni? Simbolo di questa notte, la stalla di Betlemme in povertà e umiltà, in cui sarebbe nata la luce del mondo, la luce del silenzio, entra nell'anima, insegna ad affermare con gioia il bene che si trova in noi stessi e negli altri. L'anima cerca il mistero di una foresta buia e senza strade. Lo spirito divino nasce nella materia. Alfa e Omega, tocca e crea la vita. Notte Santa seconda, 25-26 dicembre, simbolo dell'Acquario e del mese di febbraio. Notte di Giovanni, l'aquila dell'anima sale alto con le ali e guardando indietro alla grande altezza osserva la propria vita e tra l'uomo riconosce le leggi del karma. Il mistero, la scelta del sentiero stretto o difficile, del percorso ampio o facile. Per coloro che sono nati dalla carne è difficile trovare il percorso dello spirito. Dalla Bhagavad Gita la domanda è: una vita egoista o una vita dedicata all'umanità? Notte Santa, terza notte santa, 26-27 dicembre, rappresenta il segno di pesce il mese di marzo. Ora seguono le 3 notti del Giglio Bianco. L'anima riconosce che non può rimanere in cima, che sarà di nuovo tirata verso il basso perché ha in se stessa troppo peso terreno. La mente cosciente comincia a purificare il corpo terreno e presuppone che ogni cibo, emozione, quindi intesa come emozione, sensazione, eccetera, porti una purificazione, un cambiamento. Quindi ogni cosa che in questo giorno si farà, in questa notte, si comprenderà per purificarsi, per liberarsi dai pesi che ti hanno tenuto in una certa situazione, in un certo luogo, in una certa dimensione mentale, emotiva e fisica, psicologica, vengano rilasciati. Quindi il mistero è non dimenticare mai il conseguimento degli obiettivi nel lontano esodo per il regno terreno. Notte Santa numero 4, 27-28 dicembre, simbolo l'Ariete, il mese di aprile, purificare consapevolmente il nostro corpo astrale. Le antipatie e simpatie si trasformano in amore, amore completo, sempre attraverso l'amore. L'amore zittisce le passioni e i desideri. La forza di Cristo ci illumina e ci fortifica nelle nostre battaglie con Lucifero e Arimane e la nostra metamorfosi. Il mistero, il lavoro personale deve essere messo al servizio di tutti per il bene di tutti. L'arcangelo Uriel ci pone davanti a uno specchio in cui vediamo noi stessi come siamo. Notte Santa numero 5, 28-29 dicembre, segno del Toro, mese maggio. Purificare consapevolmente il corpo del pensiero, disciplinare il pensiero concentrandosi sulle cose positive, trasformando le colombe nere del pensiero in colombe bianche, perché il nostro pensiero può essere paragonato a una colombaia quando non si dispone di alcuna disciplina. Dobbiamo imparare a chiudere la colombaia quando giungono pensieri negativi e strani. Mistero, il Tempio è purificato da Cristo. Notte Santa numero 6, 29 e 30 dicembre, Gemelli, mese di giugno. Ora seguono le 3 notti della spada, le notti di Pietro, la notte della consacrazione della spada,
Ognuno di noi ha forgiato la propria spada di discernimento, ognuno di noi ha una forza nella volontà spirituale, deve unire l'eterno, l'immortale con il peritudo, in modo da riconoscere la verità, il mistero, riunire il figliolo di Dio con il figlio dell'uomo, l'unità. Notte Santa numero 7, 30-31 dicembre, Cancro, luglio. Il serpente dell'elsa della spada, saggezza, dedicarsi a letture elevate e la notte del grande comandamento, mistero, chi governa la tua anima, chi è l'autore delle nostre azioni, noi siamo liberi o dobbiamo rafforzare la volontà in noi? Notte Santa numero 8, 31 dicembre, 1 gennaio, Leone, agosto. La croce dell'elsa della spada del sacrificio, l'uomo con la spada di Cristo, spada del potere, che non può far male, parla in un linguaggio della verità, e la notte di paura e di orrore, mistero. Un cavaliere con la lancia della volontà e la spada della conoscenza ha un cane attaccato a lui, come simbolo di obbedienza. Dietro di lui ci sono la morte e il diavolo, e un certo livello di conoscenza, un errore, una mossa sbagliata può portare rapidamente alla perdizione. La vittoria si ottiene grazie alla pienezza della divinità, con consapevolezza della responsabilità e fedeltà incrollabile dinanzi al compito della vita. Santa Notte numero 9, 1 gennaio, 2 gennaio, Vergine, settembre. Ora a seguire le 3 notti della corona. Distacco, ovvero staccare dall'intelletto le tue cure terrene e pratico. Questa è la notte santa tripla, e quando il sé inferiore si arrende in un desiderio di servire e di essere integrato. Santa Notte 10, decima Santa Notte. 2-3 gennaio, Bilancia, ottobre, è la notte che viene dal servizio, il più grande sacrificio, obbedire, ascoltare. Impariamo ad ascoltare la voce interiore e i segni del divino. Qualcosa di misterioso grida in noi attraverso varie incarnazioni. La sua chiarezza è aumentata con il sacrificio e la decisione. Santa Notte numero 11, 3-4 gennaio, Scorpione, novembre. È l'11ª notte e la lotta contro il guardiano della soglia. Dobbiamo costruire in noi il mistero del castello del Graal. Dobbiamo professare lealtà verso l'Altissimo. Dodicesima Notte Santa. 4-5 gennaio, Sagittario, dicembre. Nella 12ª notte si colloca la corona della lotta ai piedi del divino, perché abbiamo vinto la corona, ma questa lotta è stata vinta con l'aiuto e la grazia divina, perché la grazia proviene dal flusso di una fonte che l'uomo con le proprie umane forze non può raggiungere. Ora riusciamo a fare un principio e una fine di tempo senza spazio e uno spazio senza tempo, tutto eterno e santo ora. Sagittario, le forze della perseveranza per raggiungere gli obiettivi e le finalità del cacciatore, da utilizzare in modo da poter ricevere il bene spirituale. Quello che abbiamo conosciuto e accettato nelle 12 notte sante, dovremo portarlo nella vita e spiritualizzare così la materia e l'anima. Notte Santa numero 13, 5-6 gennaio, l'Epifania. Come si suol dire, con l'Epifania tutte le feste porta via, e infatti è una chiusura di tutto questo periodo così santo, così vivo, così ricco. Le 12 notti sante sono importanti per la vita e il destino di tutto l'anno, possono piantare un seme di buona volontà. Rudolf. Durante le 12 notti sante del periodo di Iole si celebrano degli antichi rituali propiziatori per l'anno in arrivo, affinché possa essere felice, serena, abbondante e di buona salute. Si onorano il rodo, ovvero i propri antenati, le divinità dei boschi e della natura, in modo da creare con loro un buon legame. Si crea quindi
uno scambio tra un rituale offerto alla natura lasciate poi nel bosco e negli incroci. Queste festività di Yule sono seguite e celebrate nello stesso periodo natalizio in cui per il cristianesimo si aspetta l'arrivo di Gesù bambino. Nella tradizione slava ed anglosassone si tengono vive anche queste antiche festività in una nuova rinascita. Il ceppo di Yule, così come le corone intrecciate con rami di pino ed agrifoglio, spighe di grano e candele sono una costante in queste celebrazioni. Le candele possono essere semplicemente decorative, di cera d'api o anche ritualizzate con dentro erbe, semi, spighe di grano, rametti di pino ed altri elementi. Vengono accese tutte queste candele durante tutte queste notti, le 12 notti sante, per purificare il vecchio ed avvicinare il nuovo. Questi antichi rituali di Yule, di queste 12 notti sante, ci portano in contatto e in connessione con gli elementi della natura per dare nuova vita alla nostra essenza profonda. Ecco il libro speciale che ho preparato, il Grimorio di Yule, praticamente copertina flessibile e copertina rigida, e all'interno puoi trovare alcune pagine come puoi vedere qui. Da una parte metti l'occorrente per il tuo rituale, quindi il nome e tutto quanto, e dalla parte posteriore metti l'orazione. Così per tutti i giorni di Yule potrai conservare i rituali specifici per ogni momento. Sono tutti in copertina flessibile e in copertina rigida, come anche questo grimorio magico dei rituali colore blu notte. Ecco alcune pagine interne, fanno tutte parte della collana Magico Sentiero. Il grimorio invece, quello verde smeraldo, anche questo è leggermente diverso dal precedente, ma in ogni caso è sempre adatto per scrivere i tuoi rituali, le tue orazioni, quelle particolari del periodo che hai scelto. Ogni grimorio lo puoi nominare diversamente per poterlo riconoscere. Tutti questi libri sono in vendita su Amazon e potete trovarli facilmente cliccando il mio nome sopra, oppure sul mio sito Realizzazione Interiore. Ecco il grimorio, esattamente il mio quaderno delle pozioni magiche, quaderno per scrivere le pozioni magiche. Questo è invece il diario degli obiettivi da raggiungere con l'aiuto delle fate dei desideri. Avete lo spazio giornaliero con diverse icone carine da cliccare e segnalare, e di conseguenza la parte posteriore per scrivere il vostro desiderio, la vostra chiacchierata scritta con le fate. Questo invece è il diario dell'amore per se stessi in confidenza con le fate desideri. Anche in questo diario avete lo spazio per segnalare quali sono i vari punti da mettere in salto e quali parole di amore, quali belle realizzazioni avete ottenuto e che cosa potete dirvi ogni giorno, e la parte retrostante per parlare, confidarvi con le fate. Tutti questi libri sono in formato A4, potete trovarli su Amazon oppure, come dicevo, sul mio sito www.realizzazione-interiore.com. Iscriviti cortesemente al mio canale YouTube Maria Jance Casate Bama di Vitasi, clicca sulla campanellina delle notifiche e magari lascia anche un like. Quelli che vedi sono le collane di libri che ho già in vendita su Amazon, e se ti fa piacere puoi iscriverti anche tu su Amazon
cliccando seguimi sotto alle pagine dei libri, come puoi vedere. Qui ci sono anche tutti i vari miei recapiti, www.realizzazione-interiore.com, il mio sito, dove puoi trovare tutte le pagine e tutte le collane di libri. Eventualmente, per comodità, sappi che sotto a questo video in descrizione ci sono tutti i link che ti possono essere utili delle cose delle quali abbiamo parlato. Puoi trovarmi facilmente anche sulla mia pagina Facebook Attivazione Energetica e Migliora la tua vita, la pagina Facebook Enjoy Life School, il mio canale YouTube ovviamente si chiama come me Maria Jędrzejczyk Satyabhama Devi Dasi. Non è difficile, c'è anche il mio contatto di WhatsApp e la mia email. Se hai bisogno di qualche cosa trovi anche altri link sotto al video. Grazie per avermi seguito fin qui. Buon tutto a tutti voi, benedizioni per qualsiasi cosa bella, fantastica e meravigliosa possiate desiderare. Al prossimo video, Maria Jędrzejczyk Satyabhama Devi Dasi.